Io sono Stefano Pisani, sono nato a Vallo della Lucania nel Cilento e ho il privilegio in questo momento di essere il sindaco di Pollica, il sindaco della comunità emblematica della dieta mediterranea. Per me la dieta mediterranea rappresenta un po' tutto, è diventato un elemento permeante della mia vita quotidiana, non solo perché sono stato abituato, sono cresciuto a pane e dieta mediterranea. I miei genitori, il mio contesto familiare, il mio piccolo borgo nel quale sono cresciuto, mi hanno instradato, mi hanno fatto conoscere questo come stile di vita e ne sono davvero felice perché ho avuto modo di apprezzare tra gli aneddoti della nonna e il sapere a tavola della mamma e il saper fare di mio padre, ho potuto mettere insieme la modernità della vita che io quotidianamente vivo e quelle che sono le loro tradizioni. E questo mi ha dato una visione diversa rispetto alla dieta mediterranea, che non è più quella che sentiamo raccontare, il regime alimentare che ti fa vivere a lungo. Non so quanto vivrò a lungo, però insomma potrei tentare la sfida con Ansel Kiss, sarà molto complicato. No, diciamo che oggi riesco a vedere la dieta mediterranea in modo completamente diverso. Anche per il lavoro che faccio, provo quotidianamente a innovare il concetto di dieta mediterranea, facendolo diventare non più regime alimentare, ma modello di sviluppo del mio territorio. Riflettendo sul concetto di dieta mediterranea, ci accorgiamo che attraverso di esso si può trasformare lo sviluppo di un'area, si può garantire la salvaguardia della biodiversità, si può addirittura ridurre la spesa sanitaria, si può ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sul territorio, si può aumentare la qualità del cibo che produciamo attraverso tecniche nuove di agricoltura che però richiamano il passato, quello dell'antica Vedia, l'agricoltura rigenerativa, la messa insieme di tecniche molto naturali che consentono alla terra di recuperare un pezzo delle capacità nutritive che perde nel corso del tempo. Così come pure la dieta mediterranea ci insegna che è necessario rivedere il nostro modo di interagire con l'ambiente anche nel campo del lavoro. Immaginate per esempio la pesca. Noi pensiamo ad una pesca sostenibile, però normalmente siamo abituati a pensare ad una riduzione dello sforzo di pesca attraverso una tecnica abbastanza stupida. Lasciamo le barche in porto oppure le mandiamo in demolizione. Questo ci porterà a perdere un elemento culturale di grande importanza che non ritornerà più, il mestiere di pescatore. Nel Cilento stiamo lavorando ad altro grazie alla dieta mediterranea, ispirandoci alla menaica, un'antica tecnica di pesca che viene dall'antica Grecia, sostenibile, che salvaguarda la biodiversità. Abbiamo capito come interagire col mare e abbiamo anche cominciato a pensare come il mestiere di pescatore potesse cambiare nel tempo. Prima riduciamo lo sforzo di pesca con tecniche sostenibili, salvaguardiamo il mare perché interagiscono con la ricerca per capire cosa accade con il cambiamento climatico e poi lo ripuliamo attraverso il recupero delle plastiche in mare. Questo che ci azzecca con la dieta mediterranea è esattamente quello che ci insegna la storia. Dobbiamo avere la capacità di trovare un equilibrio. Insomma, per me la dieta mediterranea è la ricerca continua di un equilibrio tra l'essere umano e l'ambiente. Ansel Keys nel suo libro Eat Well and Stay Well aggiunge The Mediterranean Way. Noi stiamo pensando di innovare quel concetto. Eat well, stay well and save the planet. Attraverso la dieta mediterranea riusciamo a vivere bene e addirittura salvare il nostro pianeta. Questo per me è oggi la dieta mediterranea e potrebbe essere, richiamando il mio mestiere di sindaco, un programma di governo di una nazione intera come l'Italia, che deve fondare sulla dieta mediterranea il suo sviluppo e il futuro del nostro paese. È uno stile di vita che vale un patrimonio. Vale un patrimonio perché è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio culturale, vale un patrimonio perché è un elemento di grande ricchezza culturale e tradizionale, ma anche economica del nostro tempo, sociale perché garantisce attraverso l'accesso al cibo sano, giusto di tutti, anche un'equità sociale necessaria, ma è anche uno strumento di diplomazia. Il cibo è di per sé strumento di diplomazia e il Mediterraneo rischia di essere, speriamo,
un luogo nel quale si costruisce un nuovo equilibrio geopolitico. Quindi sì, la dieta mediterranea è uno stile di vita che vale un patrimonio. Per il futuro 3 azioni tra le tante da scegliere. La prima azione è dedicata sicuramente alle nuove generazioni, consapevolezza. Per le nuove generazioni abbiamo la necessità di trasferire a loro la consapevolezza di avere a che fare con qualcosa di unico, di imprescindibile e soprattutto che ha necessità di essere compreso, curato e anche trasferito ad altri. Dobbiamo smettere di pensare, di raccontare ai giovani le cose secondo il nostro modo. Cercare di capire quali sono invece gli strumenti più giusti per interagire con loro e fargli conoscere concetti importanti è ancora più rilevante. Ad esempio, noi festeggiamo il compleanno della dieta mediterranea. Abbiamo chiamato a parlare di dieta mediterranea un rapper, ragazzo giovane della Campania che racconta attraverso la sua musica il suo vivere quotidiano e lui ci darà una mano per raccontare ai ragazzi la dieta mediterranea. Un'altra azione molto importante di sistema è il lavoro territoriale, costruire un network territoriale che è prima locale e poi internazionale, così come stiamo facendo con le comunità emblematiche e tenderemo prestissimo a definire un segretariato generale stabile che governi e coordini le azioni delle 7 nazioni e soprattutto questo network ci consente di fare una cosa molto importante, definire modelli di salvaguardia del patrimonio che siano replicabili, che siano tra virgolette integrabili e che ci consentono di avere il massimo di risultato. E la terza ed ultima azione la dedico all'innovazione, il mio pensiero va all'innovazione, questo è un altro elemento molto importante. Chi ancora la salvaguardia del patrimonio alla semplice musealizzazione della dieta mediterranea, ad un racconto di una storia che è trascorsa, perde di vista quello che sta accadendo. Il mondo va avanti. I cambiamenti climatici ci mettono di fronte a delle sfide enormi. Pensate, già il modo di fare agricoltura è cambiato nel tempo. Come facciamo ad avere un'agricoltura sostenibile o compatibile con l'attuale modernità? Ci vuole la tecnologia, ci vuole la capacità di comprendere ancora meglio quello che accade. La tecnologia del passato era l'esperienza. Oggi abbiamo la scienza che aiuta l'esperienza a fare la differenza. Il futuro è fatto di nuove professionalità. La dieta mediterranea ha bisogno di nuovi professionisti della dieta, dello stile di vita, perché ripeto, è un modello di sviluppo che noi dobbiamo continuare a non solo celebrare, ma dobbiamo continuare a modernizzare e a renderlo compatibile con quello che accade. C'è stato un momento storico in cui la corsa verso la maggiore produttività spingeva l'agricoltura verso la coltura intensiva, minore spazio, più produzione. Nel tempo abbiamo commesso un gravissimo errore, questo produceva il deperimento della ricchezza dei territori, dei terreni. Cosa accade adesso? La dieta mediterranea, riportandoci a riflettere sulla qualità del cibo, ci dice voi dovete tornare a nutrire nuovamente il terreno. Come lo fate? Agricoltura intensiva, agricoltura rigenerativa, che è un passo oltre rispetto a quella che è l'agricoltura sostenibile. L'agricoltura sostenibile vuol dire che noi abbiamo un livello, non prendiamo troppo da quello che abbiamo intorno. Agricoltura rigenerativa, cominciamo a restituire all'ambiente. Questa è una tecnica nuova di coltura, ma a questo possiamo aggiungere anche la blockchain, un altro elemento di innovazione. Prima parlavamo di chilometro zero, compro dal mio fruttivendolo. Il mondo è globalizzato, è cambiato, abbiamo di fronte a noi delle sfide molto diverse, il pomodoro che arriva dalla Cina, altro che arriva da altre parti del mondo, cosa mangiamo, non lo sappiamo, la sostenibilità ambientale, insomma, concetti che oramai sentiamo dirci dappertutto e sempre. Con la blockchain tracciamo quello che accade nel nostro prodotto, ma non soltanto per sapere da dove viene quel prodotto, quanto è sostenibile, quanto è di qualità, ma per conoscere cosa accade ai prodotti in tutte le parti del mondo. Angelo Vassallo da pescatore e da sindaco di Pollica ha avuto la capacità di coltivare una visione, uno stile di vita che era ormai diventato per sentire comune,
un elemento salutare della nostra vita quotidiana, si vive più a lungo, il colesterolo si abbassa, c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro, insomma, dati abbastanza consolidati che molti studi scientifici ci riconsegnavano. Eh, Non c'era però una visione di sistema. Ma lui da pescatore ha cominciato a comprendere le dinamiche che erano precedenti a quello che accadeva quando andavamo a misurare lo stile di vita mediterraneo con le analisi cliniche, ovvero come produciamo quello che mangiamo, cosa accade al nostro ambiente quando modifichiamo il modello di produzione. Queste sono tutte cose che hanno condotto Angelo a comprendere quanto rilevante fosse il rischio di perdere la dieta mediterranea. E questo si rilevava con quello che lui ha scelto di fare nella quotidianità della nostra comunità. Mensa. Noi non abbiamo i piatti serviti preconfezionati a mensa. Ci sono le signore di Pollica che cucinano per i ragazzi di Pollica. Le forniture non sono industriali, ma li prendiamo dai fornitori qui intorno. Questo era un elemento per strappare dagli zaini dei ragazzi le merendine, che non sono da demonizzare, sono oramai un elemento comune, che però stava portando in quegli anni, negli anni 90, a far perdere proprio la cognizione di quello che accadeva nella nostra società ai ragazzi. Quello era il tempo nel quale i bambini ti potevano rispondere dove trovi la mela, dove nasce la mela, non sull'albero, nel supermercato. Questo era un dramma che avrebbe portato indiscutibilmente alla perdita della dieta mediterranea. E la visione di Angelo è stata quella di andare verso la salvaguardia della dieta mediterranea, immaginando nella vita quotidiana cosa potesse accadere. E l'altro elemento di grande rilevanza che Angelo ha scelto di assumere per salvaguardare meglio di quanto si potesse fare è stato quello di fare in modo che la comunità emblematica non fosse solo Pollica, ma fosse il Cilento. Avere un'area territoriale più vasta sulla quale coltivare azioni di sistema di salvaguardia e di promozione, ricordiamolo, è stata sicuramente una scelta lungimirante che avrebbe potuto sicuramente garantire ancora maggior valore al territorio nel quale viviamo o anche al nostro paese Italia. Pensate che noi abbiamo rischiato di perdere il patrimonio di dieta mediterranea prima di vederlo riconosciuto, perché quando si stava completando a Nairobi in Kenya la riunione sul riconoscimento della dieta mediterranea, qualcuno in Italia si fotografava sull'Ansa Nazionale con un piatto di spaghetti, la pasta col pomodoro era diventata dieta mediterranea. Questo all'UNESCO non piacque molto, poi i nostri diplomatici furono molto bravi, però questo è per farvi capire quanto valore c'è da salvaguardare e quanto è stato importante lavorare, come ha fatto Angelo, per il riconoscimento UNESCO. Sì, lui ha fatto tante piccole cose quotidiane, il Museo Vivente della Dieta Mediterranea, la messa in piedi del centro studi che poi lui ha fatto giusto in tempo a scriverlo su carta. Noi abbiamo dato corpo nel tempo, abbiamo costruito quello che avevamo insieme immaginato e adesso facciamo la differenza perché il centro studi Dieta Mediterranea Angelo Vassallo è oggi il centro studi delle comunità emblematiche della dieta mediterranea. E l'altro pezzo molto importante che mi piace ricordare di Angelo è la sua firma sotto la dichiarazione di sostegno alla candidatura UNESCO della dieta mediterranea. A Chef Chaouen, Angelo si recò a Chef Chaouen per la comunità emblematica del Marocco per raccordarsi con le altre tre comunità, quindi Marocco, Grecia e Spagna, e insieme sottoscrissero la dichiarazione di sostegno come comunità emblematiche, Pollica, Chefchaouen, Coroni e Soria, per chiedere all'UNESCO il riconoscimento della candidatura. In quella firma c'è tutto lo sforzo politico, istituzionale, di visionario, di pescatore, di conoscitore del territorio, di amante del territorio, che ha poi prodotto un grandissimo risultato il 16 novembre 2010. E quando arrivo a casa da mia mamma ho ancora la fortuna di assaporare il profumo dei piatti di mia mamma che ha una cadenza
molto schematica durante la settimana. Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato si mangiano verdure o legumi, martedì, giovedì e domenica si mangia la pasta fatta in casa e pasta col pomodoro. Il mio piatto del cuore sono esattamente i cavatelli col pomodoro, molto semplici, fatti dalla mia mamma. Mia mamma quando ero piccolo, non avendo figlie femmine, aveva l'abitudine di metterci vicino alla tavola prima della domenica e ci ha insegnato a cavare i cavatelli, e questo è stato per me uno degli elementi che nel tempo mi sono portato dietro. Anche quando ero lontano da casa avevo la possibilità di ricordare a me stesso quanto fosse bello ritornare a casa. Devo dire la verità, sono un papà molto molto fortunato. Io ho due figli, 13 anni e 11 anni in questo momento, e che hanno assorbito anche in modo indiretto, ascoltando le interviste del papà, vivendo anche se poco con il papà, molte delle cose che faccio, si sono incuriositi. Pensate, una volta mio figlio, il più grande, poi anche mia figlia, hanno avuto a scuola una nutrizionista che gli spiegava la dieta mediterranea. E poi mi hanno raccontato, mio figlio non riusciva a stare seduto perché aveva voglia di raccontare la dieta mediterranea alla nutrizionista, che è andata un po' in difficoltà perché ha scoperto che lui ne sapeva quasi più di lei, insomma. No, loro hanno, come dire, in modo molto semplice, non hanno avuto bisogno del papà che gli spiegava come preservare la biodiversità del territorio, come stare vicino al nonno che ancora fa i solchi nel terreno per piantare l'orto. Insomma, si sentono abbastanza a loro agio e hanno percepito più degli altri quanto è importante salvaguardare la dieta mediterranea, e sono molto attenti a comprendere quanto le loro azioni di piccoli esseri umani possano incidere sulla perdita di questo patrimonio. Sono tra l'altro proprio orgogliosi di essere figli della dieta mediterranea. Abbiamo più di un orto, ho avuto anche il privilegio faticoso di raccogliere le olive in questo autunno che si sta concludendo, ed è diventato, mentre prima era una grossa fatica che i miei genitori, come dire, anche quando non era necessario, ci hanno condiviso la necessità di stare vicini alla terra, di prendersi cura della propria terra, quindi siamo andati sempre a raccogliere le olive, abbiamo fatto sempre un po' l'orto insieme e continuiamo a farlo anche se molto più di rado, però mentre prima era una fatica, oggi è diventato il momento di massimo relax per la vita quotidiana che viviamo. Immaginate che il consumo del vino era in qualche modo correlato ad alleviare il peso della fatica. Infatti, quando si racconta cosa mangiavano, un bicchiere di vino a cena, uno a pranzo, il bicchiere di vino era per tirarsi su, perché le giornate cominciavano molto presto, alle 5 di mattina, e finivano molto presto, alle 6, alle 7 di sera si andava a letto perché il mattino successivo si ricominciava. Quello che però era una grande fatica era uno degli elementi essenziali di quello stile di vita, ovvero l'esercizio fisico, che oggi noi abbiamo la necessità invece di contestualizzare nella modernità, e dove, non andando più a raccogliere le olive, non andando più a zappare la terra, andiamo in palestra, facciamo fitness, facciamo altro, andiamo a correre. Insomma, secondo me dovremmo inventarci un nuovo modo di fare esercizio fisico, ritornare alla terra facendo esercizio fisico, magari con il nostro orologio che ci misura il numero di passi, di salti, di cose che facciamo. Secondo me questo potrebbe essere uno dei temi, ma prima l'agricoltura era una fatica, ma così come pure la pesca, che erano due degli elementi del settore primario della nostra vita. Adesso lo è molto meno, la tecnologia ci ha aiutato. Proprio l'altro giorno, mentre raccoglievamo le olive con mio padre, adesso utilizziamo i rastrelli, quelli motorizzati, elettrici, con molta facilità, e il passaggio prima erano dei rastrellini gialli con i quali tu dovevi prendere il ramo e tirare giù le olive e raccogliere. Prima ancora c'erano le canne che erano nel tempo conservate, quelle più indurite si utilizzavano per abbattere le olive e farle cadere. Il risultato era pessimo rispetto a quello attuale, anche in termini di acidità, di danno alla pianta e quant'altro. Però questo è il progresso che ha mutato anche la fatica necessaria a fare tutto questo. Attualmente la popolazione di pollica è impegnata nel settore primario in modo costante e ridottissima.
Quelli che invece continuano a tenere cura dei propri terreni un po' più alta, siamo intorno al 40%, ma non più direttamente, quindi il resto viene fatto attraverso l'utilizzo di manodopera a pagamento con ditte che si occupano di queste cose, ma è sempre più complicato trovare persone che si occupano dell'agricoltura e visto che la popolazione di pollica della quale amiamo raccontare la longevità è molto invecchiata, ovviamente questo produce di conseguenza anche una mancanza di manodopera utile a coltivare il territorio, a prendersi cura del territorio. Quindi da un lato vediamo crescere la longevità, ci porta a celebrare tanti compleanni di eh, persone di Pollica che raggiungono i 100 anni e poi dall'altro lato invece c'è la necessità di rinnovare la generazione, quindi noi immaginiamo anche misure di carattere sociale, di integrazione sul nostro territorio di persone che siano capaci di sostenere la comunità creando attraverso la dieta mediterranea anche integrazione, quindi la dieta mediterranea anche integrazione tra persone diverse, provenienti anche da fuori. Immaginate che adesso la maggior parte della nostra manodopera è rappresentata da migranti della prima epoca che venivano dalla Romania, dall'Albania, ma penso adesso i nostri fratelli del sud del Mediterraneo dovranno darci una mano. Questo è ormai diventato imprescindibile. Se vogliamo tenere in vita il Made in Italy, dobbiamo necessariamente guardare ai nostri fratelli del Mediterraneo.